L'incontro con queste corvine è del tutto inaspettato, perché il tuffo è casuale e non mi aspettavo di trovarle sulla mia perpendicolare. Anche se i pesci sembrano tranquilli, decido di portare subito a termine l'azione, puntando all'esemplare più grande. La fretta, l'acqua chiara e la velocità della corvina mi hanno portato a sbagliare il tiro, ma dopo tutto la pesca è fatta anche di padelle, non solo di catture. Questo primo video è stato registrato a una profondità di circa 5 metri. Mi trovo su un fondo sabbioso misto roccioso. Il mare è calmo e l'acqua è molto calda, circa 25 gradi. Le castagnole, ma in generale la mangianza è molto tranquilla, quindi non mi aspetto l'incontro con qualche predatore. In lontananza vedo alcuni sarghi, decido di fare qualche richiamo, ma non si avvicinano. Decido di risalire, ma proprio mentre sto risalendo, dalla mia destra vedo arrivare un bel cefalo. Mi appoggio a questo bel masso, faccio qualche richiamo e poi sto fermo. Aspetto che sia lui ad avvicinarsi. Appena arriva a tiro, mi sollevo un pochettino e sparo. Bagno subito la superficie perché era uno dei primi tuffi, quindi ancora non ero performante al 100%. Il secondo tuffo invece è su una caduta che parte da circa 10-11 metri e arriva fino a 16 metri di profondità. In lontananza dalla superficie avevo visto alcuni bei sarghi, quindi ho optato per una discesa più arretrata per poi utilizzare la tecnica dell'agguato per avvicinarmi restando nascosto dal fondo. Appena raggiungo il punto predefinito, mi fermo e mi metto all'aspetto. Ed il pesce non tarda ad arrivare. Ultimo tuffo della giornata e la mia soddisfazione è abbastanza palese.
Mi trovo in una zona del tutto nuova per me e sto cercando dei punti buoni. Nel tuffo precedente ho avvistato delle corvine. Non so dove siano le corvine, per cui eseguo una planata. Su questa tipologia di fondale avrei preferito la forchetta, ho con me solo un fucile con la tetiana. Avvicinatomi a fondo, proseguo la ricerca a pochi metri dal grotto, per avere buona visibilità sui pesci e avere il tiro pronto. Notato un gruppo di corvine, cerco la più grande. Il tiro è centrale e il pesce dovrebbe reggere, per cui inizio la risalita. Pesce e asta rimangono incastrati in una rete. Porterò a termine la cattura nel tuffo successivo.